Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi, dopo questa piccola pausa, torniamo subito in Giappone per preparare un ramen di chiare origini cinesi, come tutti del resto mi direte voi, ma questo un po' di più sicuramente, tipico della zona centrale del paese del Sollevante e a differenza degli altri ramen che ho preparato, molto più semplice da realizzare. Sto parlando ovviamente del Tantan Men, ovvero di una zuppa di noodles con il brodo aromatizzato al sesamo e una carne di maiale fritta piccante. Quando dico che il Tantan Men ha chiare origini cinesi è perché è praticamente la versione giapponese dei più famosi Dan Dan Noodles cinesi, i famosi noodles del palo di bambù. Se non conoscete questa ricetta e la sua storia, andate a vedere il mio video dedicato per l'appunto a questo piatto. Non è proprio la stessa cosa e non è proprio lo stesso piatto. I Dan Dan Noodles cinesi possono essere più o meno asciutti, hanno ingredienti leggermente differenti, mentre il Tantan Men è sempre una zuppa di noodles, quindi molto brodosa, che non potremmo neanche definire ramen perché non ha una struttura vera e propria del ramen, gli manca una parte, gli manca il tare per esempio, e alcuni ingredienti che utilizziamo sono tipici della cucina cinese, il pak choi per esempio, e la salsa tobanjan che servirà per condire la carne di maiale fritta. Visto che comunque questa ricetta comincerà con degli ingredienti pre-preparati, sarà chiaramente molto più facile e veloce, ma non per questo meno deliziosa. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro! Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo al sesamo ci serviranno 800 ml di brodo di pollo ristretto, 100 ml di latte di soia, 5 cucchiai di pasta di sesamo o tahina, 5 cucchiai di salsa di soia, qualche goccia di olio al peperoncino. Per il maiale fritto avremo bisogno di 200 g di maiale macinato, un cucchiaio di zenzero tritato, un cucchiaio d'aglio tritato, un cucchiaio di tobanjan, un cucchiaio di salsa di soia, qualche goccia di olio di sesamo e 2 cucchiai di olio di semi. Per le guarnizioni infine avremo bisogno di un baby pak choi, 100 g di germogli di soia, 2 piccoli cipollotti affettati sottilmente, 2 uova, 100 ml di salsa di soia, un pizzico di sesamo macinato e una presina di sale. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 5 velocissime fasi. La preparazione dell'uovo marinato, la preparazione della carne fritta, la preparazione del brodo, la preparazione delle verdure e per finire l'immancabile impiattamento. Per cominciare portiamo ad ebollizione una pentolina d'acqua e immergiamo delicatamente le uova, cucinandole per 6 minuti e mezzo crono. Passato questo tempo, scoliamole velocemente e immergiamole subito in una bacinella di acqua ghiacciata, facendole raffreddare completamente. Sgusciamole ora con attenzione, cercando di non rovinarle e mantenendole intatte. Una volta fatto, immergiamole in 100 ml di salsa di soia e girandole di tanto in tanto lasciamole marinare per almeno un'ora. Scaldiamo bene il nostro wok e aggiungiamo 2 cucchiai di olio. Una volta caldo aggiungiamo lo zenzero tritato, l'aglio tritato e mescolando facciamo rosolare velocemente per 10 secondi. Aggiungiamo quindi il macinato e mescolandolo facciamolo cuocere qualche minuto. Quando la carne avrà cambiato completamente colore, aggiungiamo la salsa di soia e continuiamo la cottura. Dopo circa 5 minuti il liquido sarà totalmente evaporato e la carne comincerà a friggere nel grasso, caramellando. A questo punto aggiungiamo il tobanjan e qualche goccia di olio di sesamo. Proseguiamo la cottura per un ulteriore minuto. Quando il macinato sarà ben dorato e leggermente croccante sarà pronto. Copriamolo con un foglio di alluminio e riserviamolo al caldo. Versiamo il brodo di pollo in una pentola e scaldandolo portiamolo a bollore. Quando comincia a fremire aggiungiamo il latte di soia, la pasta di sesamo e 4-5 cucchiai di salsa di soia delle uova marinate. Mescoliamo ora bene il tutto e quando il liquido comincia a bollire togliamolo dal fuoco e conserviamolo al caldo. Scaldiamo l'acqua in una pentola e aggiungiamo una presina di sale. Quando comincia a bollire aggiungiamo i germogli di soia e il pak choi tagliato in due nel senso della lunghezza, sbollentandoli un minuto.
Con l'utilizzo di un ragno da cucina togliamo velocemente le verdure e immergiamole in acqua fredda per bloccarne la cottura. Quindi scoliamole bene e conserviamole a parte. Preparerò ora una porzione di Tantan Men. Utilizzerò quindi metà di tutti gli ingredienti disponibili. Riportiamo a bollore l'acqua delle verdure e immergiamoci una porzione di noodles. Mescolando, cuociamoli un minuto, quindi scoliamoli bene e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Scaldiamo una bella ciotola e adagiamoci i nostri noodles. Aggiungiamo quindi circa 400 ml di brodo bollente e disponiamo la pasta in modo da creare un letto per i successivi ingredienti. Versiamo qualche goccia di olio piccante, aggiungiamo mezzo pak choi, metà dei germogli di soia sbollentati, metà del cipollotto affettato, un uovo marinato tagliato in due, metà della nostra carne fritta e terminiamo il tutto con una spolverata di sesamo macinato. E il nostro Tantan Men è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del Tantan Men, questa versione giapponesizzante dei famosi dandan noodles cinesi che, come avete visto, se partiamo da una base pre-preparata di brodo e di noodles, chiaramente la ricetta sarà molto più veloce e facile da realizzare. Questa pietanza è chiaramente molto customizzabile, come succede anche in Giappone. Infatti il ramen parte da una base, da una struttura solida con certi elementi fissi, dopodiché però parte in freestyle, potete metterci chiaramente quello che volete, quindi se non avete il pak choi potete sostituirlo con della biettina, con degli spinaci, se non avete la carne di maiale potete sostituirla con quella di pollo, o di manzo, o di agnello, o come fa il simpatico Hannibal Lecter, con quella umana. Me le faccio e me le rido da solo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, che è arrivato finalmente a 5.000 iscritti, quindi vi ringrazio tutti della vostra gentilezza di seguirmi, ma se non siete ancora tra i 5.000 iscritti, non perdete tempo, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sarò sempre qui per voi, ovviamente con una nuova ricetta. Ciao a tutti!